Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi, a grande richiesta, farò un video confronto fra questi due avvitatori. Si tratta di due avvitatori brushless, il Parkside Performance ed il TechPo. Questo ha 80 Nm e questo 60 Nm, solo che il Parkside è finito praticamente subito, è uscito il 23 dicembre, dopo mezz'ora dall'apertura dei punti vendita già era impossibile trovarlo. Questo invece è sempre disponibile su Amazon. In tanti di voi mi hanno chiesto se è una valida alternativa, quindi oggi farò delle prove per vedere se effettivamente per un utilizzo hobbistico acquistare un TechPo può essere una buona soluzione per chi non ha trovato il Parkside Performance. Entrambi, diciamo, su per giù con le stesse caratteristiche, se non una differenza di 20 Nm, perché il TechPo ne ha 60, ma potrebbe non essere influente. Quindi facciamo questa prova, cercherò di essere il più rapido possibile, cercherò di parlare meno possibile, eventualmente metterò alcuni sottotitoli che appariranno in sovraimpressione in modo da capire quello che sto facendo e avere un quadro più chiaro della situazione. Iniziamo. Sono molto simili, i comandi sono praticamente gli stessi, quindi il tasto per avviarlo, il tasto per selezionare il senso di rotazione orario ed antiorario, la ghiera per la regolazione della coppia. Sul TechPo abbiamo la differenza della regolazione della foratura e la percussione separati. Per quanto riguarda i materiali sono praticamente molto simili perché sono entrambi in plastica, la parte frontale è pure in metallo e il mandrino è in metallo autoserrante. Il Parkside è leggermente più grosso e c'è anche una leggera differenza di peso. Il Parkside con la batteria da 2 A pesa 2 kg e 62 grammi, con la batteria da 4 A 2 kg 326. Il TechPo pesa 1 kg 6 e 96 con la batteria da 2 A e 1 kg 9 e 58 con la batteria da 4 A. La misura massima del mandrino è da 13 mm, hanno 18 volt entrambi, anche se il Parkside dichiara 20 volt con massima carica, 80 Nm contro 60 Nm, 36.000 percussioni al minuto. Invece di questo non sono riuscito a trovare alcuna informazione riguardo al numero di percussioni al minuto né sull'etichetta, né sul manuale di istruzioni e neanche sul sito internet. Quindi, nonostante questo dato ignoto, vedremo se questo avvitatore riesce a competere con l'avvitatore Parkside e quindi se può essere un ottimo sostituto all'interno del nostro laboratorio. Come prima prova vedremo quanto è gestibile la forza tramite la frizione, quindi velocità 1, frizione su 1. Vediamo se si arresta come dovrebbe oppure se la testa sprofonda. E va giù. Proviamo adesso il TechPo. Si ferma quasi subito, quindi questo è molto più gestibile rispetto al Parkside. Iniziamo subito a fare le prove con le inquadrature affiancate, quindi frizione per entrambi al massimo, velocità 1. Adesso facciamo la stessa prova con la batteria da 2 A. Foro da 18 mm. Punta da 12 mm. Foro con punta da 32 mm. Ho messo di nuovo la batteria da 4 A,
perché comunque è possibile utilizzare entrambi i tipi di batterie ed è giusto alternare le prove. E allora ragazzi, cosa dire di questi due abitatori? Il TechPo brushless e il Parkside brushless, entrambi con percussione. Il TechPo, come abbiamo visto, riesce a lavorare bene, ovviamente il Parkside, avendo 80 Nm, riesce ad avere prestazioni migliori, però anche il TechPo, per ciò che dovremmo fare noi all'interno del nostro laboratorio, si comporta comunque benissimo, riesce a fare fori anche con la percussione, riesce tranquillamente a fare i fori di misura normale, riesce ad avvitare viti anche grandi senza alcun problema. Ha la percussione, la frizione molto più gestibile rispetto a quello Parkside, ma d'altronde ormai il Parkside è praticamente introvabile nei punti vendita, quindi se volete un avvitatore che riesca a soddisfare le esigenze di un hobbista, vi lascerò i link nella descrizione per poter guardare sia questo brushless che anche il modello invece a spazzole, e anche altri modelli. Guarderò le recensioni, farò una selezione per farvi trovare giù nella descrizione, nel primo commento, i migliori abitatori che secondo me si prestano bene appunto per essere utilizzati all'interno del laboratorio, che ci permettano anche di fare dei lavori in casa, eccetera. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti. Prima mettete però mi piace a questo video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!